Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Camelot Backstage. Oggi andremo a esaminare in questo secondo episodio il famosissimo brano Carol of the Bells, che per l'occasione è eseguito nella versione stupenda secondo me degli Trans-Siberian Orchestra, e che è un brano famosissimo anche perché insomma c'è stato proposto in uno svariato numero di pellicole hollywoodiane. A me viene in mente ad esempio Mamma ho perso l'aereo, per citarne uno dei miei preferiti quando ero un po' più piccolino di così. Detto questo, passiamo subito a Camelot, andiamo a vedere come ho costruito tutto quanto. Eccoci qua, abbiamo 6 scene per questo brano. Io andrei a vedere immediatamente la timeline, dove, come nella prima puntata, ho instradato ogni singola file wave delle sequenze all'interno di gruppi ben specifici, quindi il gruppo del click, il gruppo qui in realtà è il gruppo delle batterie, basso, le chitarre vanno tutte, come potete vedere, all'interno di un unico gruppo, quindi chitarra ritmica e solista. Questo mi permette, come già spiegato la scorsa volta, ma magari oggi andiamo un po' più nel dettaglio, di miscelare le tracce come voglio e soprattutto di mixarle in tempo reale e applicargli degli effetti in tempo reale, quindi andando poi a costruire quella che è la sonorità che mi serve. Questo lo faccio attraverso i processori interni della mia antelope audio Orion Studio Synergy Core, che mi permettono appunto di lavorare e di plasmare il suono in tempo reale. Si tratta essenzialmente di equalizzatori e compressori, poi dove i ritocchi sono davvero di fino, molto leggeri. Allora, i primi 2 canali sono i canali dei plugin, quindi quello che poi io vado a suonare entra appunto qua dentro e poi viene registrato. Quindi abbiamo fatto un ritocchino leggerissimo dando un leggero taglio sotto i 110 Hz e un leggerissimo boost di appena neanche un decibel sopra i 10 kHz, quindi nella frequenza dei 10 kHz, un filtro shelve e via. Questo è il canale delle batterie. Anche qui ho dato una leggera punta con sempre un equalizzatore simil Neve, che è un BAE, ottimo equalizzatore tra l'altro, e che entra poi all'interno di un compressore che è basato sul famosissimo DBX. Andiamo sul basso. Qui abbiamo un equalizzatore stile API dove ho dato una leggera taglio sopra i 10 kHz, un leggero boost sui 100 Hz, e la parte media insomma non aveva bisogno di nulla. Queste sono le chitarre, anche qui un leggero boost sopra i 100 kHz e anche uno sui 7000. Il tutto entra poi in un compressore che mi serve fondamentalmente per tenere a bada la dinamica. Torniamo a Camelot e andiamo a esaminare ogni scena, o quantomeno quelle più importanti e dove ci sono delle particolarità. Andiamo in ordine. Il primo layer è un layer collegato con piano Tech 8 della Mod Art, pianoforte a modellazione fisica, che quindi permette un notevole permette di costruirsi poi il suono sulla base delle proprie necessità, perché ci sono un miliardo di parametri, essendo non a campioni ma a modellazione, e questo chiaramente è un grosso vantaggio, oltre al fatto che è compatibile col program change e che non ha peso poi a livello di campioni, perché non ne ha, essendo a modellazione, quindi anche questo è un vantaggio. Certo, ha un impatto sulla CPU, ma insomma parliamo veramente di poco e niente. Poi lo vedrete, insomma lo vedete anche all'interno del brano intero, no? Se andate a guardare le schermate poi di cambio scena noterete i livelli della CPU che sono totalmente accettabili. Nel mio caso siamo in ordine 40, a volte 50%. Poi vi farò vedere stavolta anche la macchina che sto usando in questo momento per fare questo video, che è una macchina piuttosto datata, quindi questo vi farà rendere ancora più conto che con qualche accortezza insomma
si riescono a ottenere risultati veramente interessanti. Dunque, quindi abbiamo visto che questo pianoforte lo utilizzo praticamente per l'intero brano ed è richiamato via MIDI tramite appunto il blocchetto MIDI program. Come potete vedere, primo suono, programma 1, LSB MSB 0. In questo caso come funziona? Io ho impostato, vedete nelle impostazioni, al program change 1 mi deve richiamare questo preset qui, d'accordo? Quindi è una comodità questa enorme, perché vi permette appunto di caricare una sola istanza per tutta la setlist. Quindi voi vi fate i vostri suoni di pianoforte e dopodiché ve li richiamate all'occorrenza. Quindi questo è il principio base su cui si fonda poi tutto quello che ho programmato all'interno di Camelot, cioè il risparmio e l'attenzione alle risorse. Questa è credo la cosa più importante a cui fare attenzione. Ok, vi farei sentire questo piano, che è questo all'inizio. C'è una particolarità però che adesso mettiamo in evidenza, che è questa. Io sto suonando una nota sola e come vedete qui ne suona due, fa l'ottava in pratica. Questo perché con due mani devo suonare all'inizio tre parti diverse. Adesso andiamo con ordine e capirete tutto quanto. Togliamo il solo da qui e andiamo a vedere il secondo layer. Il secondo layer sono delle campane tubolari che vengono gestite in questo caso da Contat. Il terzo layer è un layer di archi e anche il quarto. Qui c'è da fare una distinzione tra i due. Allora, il primo controlla una libreria sempre su Contat e la controlla solo e esclusivamente per le parti gravi. Quindi andiamo a metterle in solo. Adesso inizierete a capire la differenza, che è questa. Ma in realtà all'interno di questa parte c'è un'altra parte di archi, che è questa. Vedete come la aggiungo? Chiaramente è fondamentale perché si capisce l'origine della scelta. Adesso tanto ci arriviamo, quindi togliamo questa parte qui e togliamo anche il solo da questa parte qui. Quindi prima e seconda parte. D'accordo? Quindi siamo arrivati al terzo layer. Il quarto layer sempre MIDI program con program change. Quindi vedete MSB, LSB e program, che mi va a richiamare la scena del Triton che ho creato appositamente per questo brano, che sono semplicemente degli archi più però tastieristici. Quindi andiamo a controllare anche la caratteristica di cui vi ho parlato prima, ovvero dell'ottava. Quindi come ho fatto a inserire l'ottava nel pianoforte e poi anche negli archi, attivando la funzione Octaver che mi mette a disposizione Camelot e dicendo praticamente: guarda Camelot, tira giù tutto di un'ottava e mi suoni assieme l'ottava superiore. In questo modo io ho questo tipo di sonorità per il pianoforte. Adesso facciamo che proviamo a toglierla. Vedete che l'effetto è totalmente diverso. La stessa cosa accade anche negli archi. Andiamo sempre a fare un paragone, quindi vedete? Mi dà l'arcata superiore. Quindi se io devo fare con due mani tre parti diverse, grazie a queste features che Camelot mi mette a disposizione,
sono riuscito comunque a creare la sonorità con tutte le parti, quindi con 2 ottavi diverse e le campane in alto che fanno quello che devono fare. Passiamo alla prossima scena 2, che corrisponde a questa, ok, che poi potremo anche usare per fare altro, tipo vediamo poi se qualcuno indovina, scrivetelo nei commenti. Quindi qui abbiamo il solito layer di archi che va a pilotarsi contact. Andiamo a vedere che cosa c'è infilato. Ok, questi sono i bells dell'inizio. Ecco qua, è una sezione di spiccato di Albion One di Spitfire Audio ed è questa appunto, a cui ho aggiunto il layer di sempre del Triton precedente. Se proviamo a isolare questa e questa, ok, vedete che come acquisisce il colpo proprio di arco, che mi dà appunto questa sensazione proprio realistica. Poi lavorando anche con la tecnica vado a suonare le note con un leggero ritardo l'una dall'altra, quindi in modo voluto chiaramente per simulare la non precisione dell'orchestra, perché l'orchestra sappiamo sono tanti elementi, essere precisi al millesimo è praticamente impossibile, quindi c'è sempre questo, come dire, leggera imprecisione che poi è il bello dell'orchestra, no? Andiamo a vedere adesso questo layer THU scena. Che cosa sarà mai questo THU scena? Allora, è un processore FETI per chitarra che tuttavia, o per basso, che tuttavia può essere utilizzato nelle maniere più fantasiose possibili. Quindi io che cosa ho fatto? Intanto ho creato il mio layer per il richiamo del program change, quindi andiamo a vederci. Questo è il program change numero 2, mentre nella scena precedente, qui abbiamo anche qualcuno che suona nel frattempo, abbiamo il program change 1. Quindi, partendo dalla scena 1, che cosa succede? Ho dato una curva di equalizzazione specifica e un po' di ambiente alle campane che abbiamo usato all'inizio. Adesso vi faccio sentire con e senza THU. Ok, se io vado a togliere anche banalmente il riverbero, quindi depuro l'ambiente, avrò un suono molto più dritto e molto, come dire, poco realistico. Vedete, non ha, mentre così, molto natalizio, bisogna dire la verità. Andiamo alla scena 2, dove è molto evidente invece sia l'uso dell'ambiente, perché io poi ci tengo tantissimo a dare ambiente agli strumenti, ma ci tengo tantissimo anche a costruire la sonorità più corretta possibile, tenendo conto anche di tutto quello che suona nel frattempo. Quindi, essendo che in questa specifica parte ci sono le chitarre elettriche distorte, c'è il basso, c'è la batteria, quindi avevo necessità che uscisse nel mix l'arcata. Quindi cosa ho fatto? Ho dato un po' più di corpo in basso, dove non va a incasinarsi con il basso o con la chitarra lavora più o meno su questo range, il basso un po' più in basso qui, e poi ho dato un po' uno shelve sugli acuti, quindi un high shelf, e vi faccio sentire la differenza con e senza. Allora, qui disattiviamo, mentre attivandolo, cioè si sente veramente tanto la differenza, no? Questo è molto importante soprattutto all'interno del mix, perché diversamente questa arcata si perderebbe.
e a me interessava invece che fosse molto molto evidente. Quindi non è un discorso generale di mix come i plugin che abbiamo visto della mia Antelope Audio, ma è un discorso proprio di sound design interno alle scene. Bellissima questa possibilità. Quindi come funziona? Come glielo mando il segnale? Glielo mando attraverso un semplicissimo audio send. Quindi io qui vedete ho la mia istanza di contact che entra in questo modulo che invia il suono qua a THU direttamente. Come potete vedere non c'è un fattore di mix, ma la scala di valore è espressa in decibel. Ok, quindi quello che esce da qui entra uguale specificato all'interno di THU. L'unica accortezza in questo caso, non trattandosi di un effetto, di un blocchetto effetti come ad esempio possiamo vedere qui, ma lo vediamo dopo, è quella di disattivare l'uscita di contact, altrimenti avrei una doppia, insomma, contact uscirebbe da qui e uscirebbe anche da qui. Ok, questo mi viene comodo perché io ho voluto come dire, impostare una tipologia di segnale seriale e non parallelo, perché così gestisco tutto quanto internamente a THU. Come potete vedere qua, ad esempio, il mio mix tra wet e dry è intorno poco meno del 50%. Ok, se avessi voluto inviare totalmente il segnale in wet l'avrei potuto certamente fare, ma non avrei avuto il controllo intanto della quantità di volume che arriva a THU, perché essendo caricato in setlist quello lì è un parametro fisso. In più non avrei avuto la possibilità di equalizzare il pianoforte, perché chiaramente avendo l'uscita diretta si sarebbe andato a sommare un altro suono di pianoforte diverso, no? O di archi in questo caso diverso. Quindi questa è una grande possibilità, che poi ha anche altre aree di utilizzo che però vedremo più avanti nel corso dei prossimi video. Perciò vi invito nuovamente a iscrivervi al canale. Detto questo, andiamo avanti. Quindi in questo caso c'è solo il pianoforte, sempre quello di Pianotech, senza archi e con gli archi, quindi non c'è molto altro da dire. Andiamo invece sulla parte importante o particolare, se vogliamo, che è quella del break, dove troviamo sempre il pianoforte Pianotech di Modart, che aspettate, me lo sono perso, eccolo qua, sempre questo, ma in questo caso andiamo a spiegare anche l'esigenza di questo blocchetto qui, Black Hole. Black Hole, come molti di voi sanno, è un effetto molto famoso di Eventide, tra l'altro effetto che io adoro, e in questo caso mi sono fatto io la patch, chiaramente come per tutto il resto, dedicata al brano che vado ad eseguire. Ma qual è la particolarità di questa connessione, diciamo così, che praticamente in tutto il brano io ho un intervento nullo di Black Hole, perché Black Hole è compatibile con i messaggi di controllo MIDI, quindi classici CC, ma non compatibile col program change attualmente. E quindi io cosa faccio? Me lo carico a prescindere all'inizio a livello di setlist e vado a miscelare quello che è il fattore di mix come voglio in base al brano. Quindi in questo caso lo controllo tramite il blocchetto MIDI program, quindi in questo caso è a 110 e il risultato è questo. Cioè, questo microfono un po' che disturba. Ciò che è importante in questo senso è il fatto di poter controllare il parametro di mix del Black Hole, adesso ve lo faccio vedere, attraverso il blocchetto MIDI program.
e più specificatamente attraverso il control change numero 1. Quindi guardate, questo controllerà il fattore di mix, d'accordo? Quindi quanto il suono è dry e quanto è wet, e io me lo vado a controllare, come potete vedere, da qua. Adesso lo rimettiamo com'era a 110 e vi faccio sentire con e senza. Ecco, questo è con il parametro di mix impostato a poco meno della metà. Andiamo a vedere senza. Chiaramente il suono sarà molto più dritto, molto più secco, molto più asciutto. Questo Black Hole mi dà anche un po' di magia, se vogliamo, no? Che in un brano come questo è abbastanza importante. Come vedete, insomma, sono molto gradevole, ma manca, come dire, un po' di magia. Quindi andiamo a dargli un po' di mix, quindi andarlo a effettare un pochino. Scusatemi, ho un po' il microfono un po' in una posizione non proprio comoda per suonare, ma rende abbastanza l'idea. Come potete notare anche una cosa importante, che tra l'altro, aperta parentesi, mi è stata leggermente criticata da qualcuno che sosteneva che non fosse vero che i miei progetti, diciamo così, all'interno di Camelot avessero una percentuale di CPU così controllata. Come noterete qua, insomma, cioè stiamo facendo andare un pianoforte a modellazione fisica filtrato ed effettato attraverso un processore effetti niente male, insomma uno dei migliori effetti di riverbero esistenti attualmente, no? Eppure e adesso vi faccio vedere invece la cosa più interessante è questa. Eccolo qua. Questo qui è un computer del 2015 con un semplicissimo quad core e 16 GB di RAM. Fine. Niente di più, niente di meno. Eppure abbiamo anche qui che ci sono un bel po' di layer, comunque strumentini non proprio leggeri. Andiamo comunque su. Vedete, non è mai oltre il 40%. Cioè, quindi questo per dimostrare anche che, insomma, ci vuole un pochino di accortezza e un pochino di furbizia anche, se vogliamo, e attraverso il buonsenso si possono ottenere risultati veramente notevoli. Quindi, detto questo, ragazzi, io direi che per oggi è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, perché a me fa veramente un enorme piacere, oltre che un'enorme differenza, e mi permette di portarvi questi contenuti che spero possano essere per voi utili, e soprattutto per voi non cambia nulla perché è gratuito, quindi se mi date una mano io ve ne sarò sicuramente grato. Con questo, ciao e alla prossima.